Cari amici miei, bentornati per una nuova review del vostro Marchese. Nei video precedenti abbiamo già parlato di alcune novità uscite questo mese ed ancora una volta, per deliziare i vostri finissimi palati, vi parlerò di un'altra nuova esclusiva in casa Lego. E no, non sto parlando del nuovo AT-AT, ma non vi preoccupate. A breve uscirà una recensione anche su quello. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale perché, ribadisco, se tutta la baracca va avanti è solo grazie a voi. Vi ricordo di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati e di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Vi invito naturalmente anche a lasciare un commento perché veramente adoro confrontarmi con voi e sapere quali sono le vostre impressioni in merito. Tutti pronti e carichi? Si parte! Oggi volevo parlarvi del nuovissimo set per adulti, versione UCS, della Batmobile Tumbler, della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, il set 76240, composto da ben 2049 pezzi e già disponibile dal 1 novembre al prezzo di 229,99 €. In realtà non si tratta proprio di un nuovissimo set a tutti gli effetti, ma di una rielaborazione del set 76023 del 2014, che oltre ad avere un costo maggiorato di 30 €, contiene solo 180 pezzi in più. Le immagini della confezione non ci mostrano nulla di innovativo. Le grafiche sono pressoché standard come tutti i set 18+. Anzi, vi dico la verità, trovo le immagini del retro della confezione davvero ridicole e prive di qualsiasi spessore. Naturalmente non mancano le consuete dimensioni, che sono 16 cm di altezza, 45 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza. All'interno della confezione troviamo 18 buste numerate, dalla 1 alla 11. Una busta non numerata contenente il tile che andrà a comporre la targa celebrativa UCS e 4 cerchioni delle ruote posteriori, 6 copertoni ed un cartonato rigido contenente il libretto di istruzioni, composto da 416 pagine ed un foglio di adesivi. Le prime pagine del libretto, devo dire, mi sono abbastanza piaciute. Ci sono alcune immagini di confronto tra il modello reale e la nuova versione Lego. Troviamo anche una piccola intervista al responsabile creativo Jesper Nielsen ed al graphic designer Adam Corbally, che ha lavorato anche nella versione precedente e che descrivono alcune delle modifiche apportate a questa versione. Non ci sono nuovi pezzi in esclusiva per questo set, ma alcuni contengono nuove stampe, come questo tile round 2x2 con l'immagine stampata del serbatoio e questo vetro per finestra in nero trasparente. Perfetto ragazzi, partiamo subito con le fasi della costruzione, non voglio perdere tempo, infatti ve lo dico già da subito, sarò molto crudo per quanto riguarda le mie impressioni alla fine. Si parte con la costruzione di un solidissimo telaio composto essenzialmente da elementi tecnici. Successivamente diversi plate verranno fissati sul telaio per consentire all'intera struttura una maggior solidità ed una base su cui lavorare per gestire meglio tutti i dettagli interni. Da qui in poi ci si concentra essenzialmente sulla parte centrale della nostra build, andando ad assemblare quello che dovrebbe essere il sistema di controllo dell'intera auto, nonché l'intero sistema dell'asse posteriore. Alcuni sedili e poggiatesta cominciano a prendere forma, come comincia a prendere forma anche una parte del telaio della Tumbler, che gli dona quella sua classica forma iconica. La parte posteriore viene poi completamente rivestita per dare un aspetto più massiccio, con l'aggiunta anche di alcuni serbatoi di cassa. Ancora alcuni piccoli dettagli sulle fiancate e dai lati dell'abitacolo getteranno le basi per quello che sarà il completamento del rivestimento finale. Procediamo con la realizzazione del parabrezza anteriore inclinato e del sistema di controllo delle armi subito di fronte ad esso, utilizzando la nuova versione stampata della finestra vista in precedenza. La build continua con l'assemblaggio dei montanti delle ruote anteriori, le 2 ruote e le 4 ruote posteriori. Vediamo che il rivestimento laterale dell'armatura della Tumbler prevede alcune finestre laterali
che si connettono ai telai angolari visti in precedenza e dove possiamo notare anche i tappi di benzina che sono nuove parti stampate. Verso le ruote posteriori invece vengono create delle prese d'aria ed altre parti di rivestimento per riempire gli spazi vuoti. Le ultime parti che verranno installate sono quelle del tetto e del parabrezza, con molti plate stratificati che completano l'aspetto del veicolo e del motore, comprensivo dei due alettoni nella parte posteriore. Ultima parte che verrà costruita è il grande stand girevole su cui verrà posizionata la nostra Tumbler, la targa UCS e lo stand per le due nuove minifigure. La minifigure di Batman è davvero interessante e presenta dettagli notevoli per il design dell'armatura che corrisponde a quella vista in The Dark Knight. Anche la cintura metallica dorata sembra quella, mentre le gambe mostrano le stesse decorazioni del busto, cosa che però non si può dire delle braccia. La minifigure utilizza la stessa testa a doppia faccia delle versioni precedenti, il che è alquanto deludente, mentre il mantello presenta un solo foro per la testa, anziché classici due, cosa che gli donerebbe un aspetto più naturale. Ancora più interessante è la minifigure del Joker. La famosa rappresentazione del personaggio di Heath Ledger indossava una giacca colorata viola. Questa minifigure presenta invece un gilet, che è decisamente meno vistoso della giacca, ma a mio avviso più simile a quello visto nel film. Le maniche decorate sono senza dubbio fantastiche, ma il tratto distintivo migliore viene dato dalla testa a doppia faccia, che ci mostra due sorrisi diversi. Anche la componente dei capelli è stata aggiornata, con un bel verde brillante. Perfetto, siamo giunti alle conclusioni finali. Voglio innanzitutto scusarmi con tutti i fan della serie Lego Batman per quello che sto per dire, però vi dico la verità, non ce la faccio proprio questa volta a dare un parere positivo su questo set. Comincio facendomi una domanda: avevamo davvero bisogno di un nuovo set Tumbler? O meglio, avevamo davvero bisogno di un modello pressoché identico al precedente? Le modifiche apportate al design sono talmente minimali che non giustificano assolutamente un eventuale acquisto. Non sono nemmeno stati assolutamente risolti i problemi di fragilità del set. Essendo un modello giocabile, mi sarei aspettato molto di più da questo punto di vista. Lo stand è praticamente inutile. Cosa si voleva rappresentare? L'effetto del salto della macchina durante gli scontri? Mi spiace, credo non ci sia nulla di più brutto. Sì, ok, le ruote anteriori sono state avvicinate, è stato migliorato, se è questo il termine più adatto, il design del sistema di controllo delle armi, sai che fatica, e le ruote posteriori sono state sostituite con modelli più grandi, più simili all'originale. Quindi, allora, volete fare un modello stile UCS? Cambiate, rivoluzionate completamente. Immaginate quanto poteva essere fantastico il set se si fosse ispirato al modello del prototipo Tumbler originale, con un sistema di armi completamente diverso e più interattivo. E che ne so, magari con dei colori completamente diversi che rendono bene l'idea dell'unicità del set. Magari anche più grande, perché no? Con un sistema più rigido e meno fragile, con l'aggiunta magari anche degli ammortizzatori. Mi spiace, questa volta per me Lego ha sbagliato, ma sotto ogni punto di vista. Sia chiaro ragazzi, questa è una mia umile impressione, però purtroppo per un set UCS sicuramente mi aspetto molto di più. E dopo questo sfogo ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa review. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi scrivendo nei commenti qui sotto. Io come sempre vi saluto, un bacione e ricordatevi, solo il meglio è abbastanza. Ciao!